a tutti e bentornati su Katie Medi, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare una nuova borsa insieme. Una borsa un po' particolare perché va ad unire due tecniche, ovvero l'uncinetto e il diamond painting. Se non conosci il diamond painting, tradotto in italiano è semplicemente una pittura con i diamantini, ma ovviamente non andremo ad utilizzare dei diamantini veri e propri, ma delle microperline che si vanno ad attaccare su una tela che ha già il suo disegno e danno vita a delle vere opere d'arte. In questo caso l'abbiamo applicata su questa pochette. Questa è la linea Didi Bag di Diamond Dots. Trovate il link nella descrizione in basso al video, sia del sito dove potrete vedere tutti i set disponibili, sia per quanto riguarda le borse ma anche per quadri, cuscini e tant'altro, sia il link diretto per l'acquisto del kit completo materiali per realizzare questa pochette. Per mancanza di tempo non l'ho rifinita del tutto, ovvero come ce l'avevo in mente, perché vorrei realizzare delle catenelle con lo stesso filato di base, ovvero il marrone, e incollarla intorno a queste due greche che ho applicato sulla borsa, e poi dovrei andare anche ad incollare bene le greche. Ma per mancanza di tempo ho dovuto stringere i tempi, me la rifinirò con calma nei prossimi giorni, però comunque questo è il risultato finale e non è assolutamente male. Mi piace moltissimo, spero che piaccia anche a voi. Mi raccomando, trovate il link nel box informazioni qui in basso. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questa borsetta, ma mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, per non perdere tutti gli spoiler, le novità e le anteprime dei prossimi progetti, ed iscrivetevi al canale per non perdere ovviamente i prossimi tutorial, perché arriveranno altre borsette realizzate con questa tecnica, ma anche tantissimi altri tutorial, quindi mi raccomando iscrivetevi ed attivate la campanella. Ora vediamo cosa ci occorre e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Il kit sarà composto da due pannelli in neoprene bicolore, un bottone magnetico, il cordino necessario per la realizzazione della pochette, una greca da riempire con i Diamond Dots e tutto l'occorrente necessario, una catena in resina tartarugata con moschettoni. Lavoreremo il tutto con un uncinetto 3,5, ago da lana e siamo pronti per partire con il tutorial di oggi. Partiremo con la rifinitura dei pannelli in neoprene. Io terrò al di fuori il color cuoio e all'interno il color senape, ma calcolate che potete tranquillamente personalizzare il progetto, quindi giocare con i colori. Lavorerò il tutto con un uncinetto numero 3,5 e partiremo con il cordino marrone, quindi facciamo il cappio iniziale e ci agganciamo in un foro qualsiasi del nostro pannello. Io per comodità mi aggancerò sul lato più corto, quindi ci teniamo il filo sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto nel foro e vado a lavorare una maglia bassa. Procederò lavorando una seconda maglia bassa nello stesso foro, quindi rientro e lavoro un'altra maglia bassa. Procedo lavorando una maglia bassa anche nel foro successivo, quindi in ogni foro andremo a lavorare due maglie basse, tranne nel foro di ogni angolo. Quindi noi adesso ci troviamo nel foro dell'angolo, in questo foro e nel foro di ogni angolo andremo a lavorare 3 maglie basse, quindi una, 2 e 3. Quindi questo procedimento lo ripeteremo anche qui e in quest'ultimo foro, mentre negli altri fori andremo a lavorare 2 maglie basse. Quindi foro successivo, 2 maglie basse, foro successivo, 2 maglie basse e così via. Vi consiglio di lasciare le maglie molto morbide, essendo il neoprene comunque un tessuto morbido, quindi se tendete a stringere le maglie vi consiglio di cambiare uncinetto e prenderne uno un po' più grande, così da tenere la lavorazione morbida.
Quindi procediamo in questo modo, andremo a lavorare 2 maglie basse in ogni foro e 3 maglie basse nel foro di ogni angolo. Terminato il giro di rifinitura, tagliamo il filo e chiudiamo con asola di chiusura. Ripeteremo lo stesso procedimento anche per il secondo pannello e una volta fatto questo dovremo andarli ad unire insieme nella parte centrale. Quindi prendiamo dei marcapunti o degli spilli, quello che volete insomma per segnare. Qui abbiamo le 3 maglie basse che abbiamo fatto nell'angolo, inseriamo il marcapunti nella seconda, in quella centrale, e facciamo lo stesso anche per la maglia dell'altro lato in questo modo. Le uniamo insieme. Ripetiamo lo stesso procedimento anche sull'altra estremità, quindi inseriamo il marcapunti nella maglia centrale di entrambi i pannelli e noi ora dovremo andare ad unire da questo punto a questo punto i nostri 2 pannelli. Utilizzeremo sempre lo stesso uncinetto, lo stesso cordino, mi faccio il cappio iniziale per comodità ma potete anche non farlo. Togliamo il marcapunti e andiamo ad inserire l'uncinetto prendendo la metà catenella esterna del punto che avevamo marcato di un pannello e lo stesso procedimento anche sull'altro pannello, quindi la metà catenella esterna, quindi inseriamo l'uncinetto proprio al centro della catenella della seconda maglia bassa, quindi quella centrale in questo modo. Vedete, le asole si vanno ad incrociare, noi prendiamo il cordino e chiudiamo a maglia bassissima. Quindi andiamo ad unire in questo modo i nostri 2 pannelli. Passiamo al punto successivo, ripetiamo lo stesso procedimento, quindi inseriamo l'uncinetto in questo modo, prendiamo solo la metà catenella esterna del primo pannello e la metà catenella esterna della maglia sul secondo pannello e andiamo a chiudere a maglia bassissima. E quindi procederemo in questo modo fino a cucire tutti e 2 i pannelli insieme. Ok, qui ho l'ultimo punto già rimosso il marcapunti, vado a cucire anche questo a maglia bassissima e a questo punto avrò terminato la cucitura, quindi posso tagliare il filo e andarlo a nascondere e bloccare tra le maglie. Bene, a questo punto dobbiamo iniziare a dare forma alla nostra borsa, quindi cosa facciamo? Dobbiamo andare a cucire i laterali. Quindi facciamo questo procedimento, lo pieghiamo a metà, ovviamente noi dovremo vedere la parte del rovescio, quindi se nel mio caso la parte che voglio sull'esterno è questa, io dovrò vedere la parte color senape. Se voi volete la parte color senape all'esterno dovrete vedere
la parte color cuoio nel momento in cui andiamo a piegare. Quindi io piego in questo modo e dobbiamo andare ad unire i laterali in modo molto semplice, sempre con maglia bassa, quindi punto base dell'uncinetto. E al volo ho già cucito un laterale, adesso cuciamo l'altro insieme, quindi stesso cordino di base, facciamo il cappio iniziale, ci teniamo il filo sull'uncinetto, dobbiamo far combaciare tutti i punti, quindi partiamo ovviamente dall'angolo dove facciamo combaciare i punti che abbiamo qui, le 3 maglie basse, le 3 maglie basse. Per comodità possiamo anche mettere un marcapunti ed iniziamo a cucire. Andiamo a prendere solo le metà catenelle esterne di entrambi i punti, quindi inseriamo l'uncinetto in questo modo e andiamo a lavorare una maglia bassa. Ci portiamo anche la codina dietro, così la blocchiamo e la nascondiamo nello stesso momento e poi procediamo, puntiamo l'uncinetto nella metà catenella esterna del punto successivo, stessa cosa nel punto frontale e lavoriamo una maglia bassa e dovremo cucire tutto il laterale in questo modo, prendendo solo le metà catenelle esterne. Ultimo punto, togliamo il marcapunti e andiamo a chiudere con l'ultima maglia bassa. Facciamo la catenella di sicurezza, tagliamo il filo e lo blocchiamo tra le maglie. A questo punto possiamo riportare la nostra borsa sul dritto . Questo sarà il risultato, ovviamente dobbiamo andare a rifinire il bordo e ad ultimare la nostra pochette. Quindi mi faccio il primo giro di rifinitura con lo stesso colore di base, facciamo il cappietto iniziale e ci agganciamo in un punto qualsiasi della nostra borsa. Io mi aggancerò qui nell'angolo, quindi inserisco l'uncinetto e andiamo a lavorare delle semplicissime maglie basse, quindi sempre punto base. Lavoro una maglia bassa per ogni punto sottostante fino ad arrivare a questo punto dove voglio mostrarvi come sistemare questo difetto. Allora, ci troviamo nei due punti che abbiamo unito, quindi qui andiamo semplicemente a prendere tutta la maglia e lavoriamo una maglia bassa. In questo punto, per evitare che si crei lo scalino, andiamo a lavorare una maglia alta, quindi inseriamo l'uncinetto proprio al centro del punto che abbiamo qui, inseriamo proprio in questo modo e lavoriamo una maglia alta. Dopodiché procediamo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante e come potete vedere lo scalino non c'è più. Quindi procediamo in questo modo per tutto il giro. Ovviamente questo procedimento lo ripeteremo anche sull'altro lato qui.
Qui dove abbiamo la cucitura dei laterali possiamo ripetere lo stesso procedimento che abbiamo fatto in questa cucitura, quindi per evitare il difetto andiamo a lavorare una maglia alta inserendo l'uncinetto all'interno della cucitura, così da mettere a pari le maglie. Poi si procede con una maglia bassa in ogni punto successivo sottostante fino ad arrivare al prossimo punto dove dobbiamo lavorare la maglia alta. E questo comunque è il procedimento della rifinitura del bordo. Ho terminato il giro, chiudo con una maglia bassissima nel primo punto ovviamente, faccio una catenella e procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, quindi sempre con lo stesso colore. Procedo con un ulteriore giro di sola maglia bassa in questo caso. Quindi una maglia bassa in ogni punto sottostante. Terminato il giro vado a prendere il colore arancio, quindi punto l'uncinetto nel primo punto e prendo il secondo colore. Chiudo quindi a maglia bassissima ovviamente, faccio una catenella e procedo lavorando a maglia bassa allungata. Quindi cosa faccio? Salto il primo punto, quindi questo, vado nel successivo e lavoro una maglia bassa. Torno nel punto precedente, quindi quello che ho saltato, e inserisco l'uncinetto, prendo il filo e chiudo comunque sempre a maglia bassa in questo modo. Dopodiché salto il punto successivo, vado nel prossimo e lavoro una maglia bassa, torno indietro, punto l'uncinetto nella maglia che avevo saltato, prendo il filo e faccio una maglia bassa in questo modo. Questo sarà il risultato, quindi procedo nello stesso modo, salto un punto, vado nel successivo, lavoro una maglia bassa, punto l'uncinetto nel punto saltato e vado a lavorare una maglia bassa. Procedo così per tutto il giro. Bene, terminato il giro andiamo a riprendere il marrone, quindi inseriamo l'uncinetto nella metà catenella del primo punto in questo modo, prendiamo il cordino marrone e chiudiamo a maglia bassissima, dopodiché facciamo una catenella che ci sostituisce la prima maglia bassa, passiamo al punto successivo e andremo a lavorare a maglia bassa in costa retro, quindi prendiamo solo la metà catenella retro e lavoriamo una maglia bassa. Procederemo così per ogni punto che abbiamo sottostante.
Terminato il giro lo chiudiamo con una maglia bassissima inserendo l'uncinetto nella prima catenella che abbiamo fatto ad inizio giro. Quindi puntiamo l'uncinetto e lavoriamo un punto bassissimo. Dopodiché vado ad ultimare il tutto con un giro di rifinitura a maglia bassissima, quindi faccio una catenella che mi sostituisce la prima maglia bassissima, passo al punto successivo, prendo solo la metà catenella dietro e vado a lavorare una maglia bassissima. Procederò in questo modo per tutto il giro. Ok, terminato il giro avremo terminato il tutto, quindi possiamo tagliare il filo. Quello arancio già l'avevo tagliato, taglio il filo e lo vado a bloccare tra le maglie. Ovviamente vado a chiudere prima con asola di chiusura e poi nascondo il filo. A questo punto non ci resta che applicare la chiusura, che è veramente semplicissima da applicare. Infatti non abbiamo la classica chiusura con le alette oppure quella che va cucita, ma abbiamo quella a bottoncino. È veramente semplicissima da applicare e resta anche come decorazione esterna per la nostra borsa. Infatti io la vado ad applicare sul bordo della borsa. Ovviamente riesco a stabilire tranquillamente il centro perché ho la cucitura centrale, inserisco la mia chiusura, faccio uscire l'asticella fuori, poi vado ad inserire questo bottoncino. Qui abbiamo il nostro schema. Qui abbiamo i diamantini, ogni diamantino corrisponde ad un quadratino che abbiamo qui, quindi lo riempiamo, è molto semplice, non ci serve il tutorial e poi vediamo come procedere. Dunque ho spostato la chiusura un po' più in basso, ovviamente l'ho solo fissata momentaneamente, ma questa poi va fissata per bene con dei colpi di martello gommato. Mi raccomando, un martello gommato, altrimenti si rovina il metallo. Io al momento l'ho solo appuntata, poi la fisserò per bene e a questo punto dobbiamo andare ad applicare sulla nostra borsa la greca con i diamond dots. Quindi questa qui che abbiamo riempito inizialmente, guardate che spettacolo, e io l'applicherò solo sul davanti. Il modello originale ha una faccetta sul davanti ed una faccetta sul dietro, io la dividerò a metà ovviamente e applicherò entrambe le striscette sul davanti perché la preferisco così. Quindi con una semplice forbice andiamo a dividere a metà la nostra greca, passaggio che possiamo fare anche prima di riempirla, e la andiamo ad incollare sulla nostra borsa. Per incollarla sulla borsa possiamo utilizzare la colla attaccatutto aceto vinilica, quindi questa è perfetta per incollare la greca. Non utilizzate la colla a caldo perché altrimenti rovinate tutto il lavoro. Quindi questa è perfetta anche per applicare gli accessori metallici alle nostre borse ad uncinetto, quindi è veramente indispensabile. Vado a dividere la greca a metà e la vado ad incollare sulla mia borsa. Una volta ottenute le due striscette possiamo andarle ad incollare sulla nostra borsa, quindi io le applicherò in questo modo, quindi cerchiamo di centrarle per bene, poi le andiamo ad incollare.
Ripetiamo lo stesso passaggio anche per l'altra fascetta. E questo sarà il risultato. Io ovviamente ora la lascerò un po' in posa ad asciugare. Dunque ragazze, per mancanza di tempo ho stretto un po' i tempi e mi dispiace ma non ho fatto incollare nemmeno bene queste greche, ma devo stringere un po'. Comunque, una volta fatto incollare il tutto possiamo andare a rifinire qui intorno con delle catenelle, quindi andiamo a realizzare con lo stesso filato, con il filato in contrasto, delle catenelle che vanno a ricoprire tutto il bordo di queste due greche, poi ce lo andiamo ad incollare con la stessa colla che abbiamo utilizzato per incollare le greche, e questo lo farò sicuramente appena ho tempo, e poi si va ad applicare la catena. Io ho utilizzato dei moschettoni che non erano in dotazione con il kit, ma molto probabilmente poi potreste trovarli nel kit, quindi ho applicato il moschettone facendolo passare all'interno della lavorazione e poi ho applicato la catena tramite i moschettoni che sono già comunque applicati sulla catena, e questo è il risultato finale. Io sono super soddisfatta, è una borsa diversa dal solito, molto particolare ed unica, che non può assolutamente mancare nella vostra collezione di borse, soprattutto ora che si sta avvicinando l'estate. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, lasciatemi un bel pollice in su. Vi ricordo che trovate il link diretto al sito Diamond Dots nella descrizione in basso al video, insieme al link diretto per l'acquisto del kit completo materiali. A questo punto mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!